L'insieme di un sistema culturale di un paese io lo definisco un corpo vivo, continuamente in trasformazione, i cui cambiamenti si legano profondamente alla visione politica in cui si genera questo organismo. Devo dire che in questi ultimi anni il neoliberismo ha dimenticato tutto ciò. In nome di un profitto e di una presunta efficienza, ha dimenticato di dare cura a questo corpo, di mantenerlo in vita, di alimentarlo con delle cure necessarie, di sostenerlo attraverso interventi di manutenzione ordinaria, per cui progressivamente è come se fosse andato in cancrena o comunque ha mostrato una serie di elementi di fragilità che con una crisi pandemica come quella che stiamo vivendo ha generato ovviamente distorsioni e complicanze di portata importante che ci ritroveremo anche nei prossimi anni. Solo per fare un esempio, il teatro, in particolare lo spettacolo, se volete in generale, ma anche l'arte nella sua complessità, ha bisogno di conservare uno spazio per la ricerca, che significa permettere un tempo eh, non monetizzabile in qualche modo, un tempo che consente all'artista, al produttore di immateriale, una possibilità di riflessione lunga, di riflessione attenta, di sviluppo di possibilità che potrebbero anche non portare da nessuna parte. Ecco, questo elemento è un elemento che è venuto totalmente a mancare. Accanto a questo ovviamente poi ci sono le fragilità di sistema che sono determinate da un progressivo depauperamento di quelle che sono le garanzie dei lavoratori e delle lavoratrici che occupano questo segmento, nel senso che sia i decreti ministeriali che sono stati generati negli ultimi anni hanno puntato tutta una crescita numerica e non sviluppando elementi di qualità. Allo stesso modo il sistema sta collassando perché c'è una bulimia di produzione e anche una bulimia di persone che si occupano in qualche modo di questo segmento. Bisognerebbe tornare a una riflessione su questo, bisognerebbe tornare alla possibilità di capire in che termini si entra dentro questo meccanismo, dentro questo sistema e quali sono le caratteristiche per poterci stare. Io non parlo di albi perché ovviamente gli albi mi fanno paura perché hanno delle ricadute etico-morali che non mi piacciono, però sicuramente c'è bisogno di capire per esempio come la formazione può essere caratterizzante rispetto a questo processo di ingresso nel mercato del lavoro dello spettacolo e dell'arte in generale. Cioè è facile per esempio determinarlo per i musicisti perché un musicista che non sa suonare, come dire, difficilmente può collocarsi in uno spazio di mercato. La stessa questione non vale per gli attori, perché, ma voglio dire per gli attori, ma di tutte le maestranze, anche del teatro in particolare, perché qui la qualifica spesso non è richiesta, non è determinante, forse lo è per i tecnici, ma poco per la parte artistica. Quindi bisognerà sicuramente ripartire anche dalla formazione e capire in che maniera la si può strutturare a favore di un sistema che deve crescere e che deve rigenerarsi, al di là ovviamente dei problemi di natura economica che persistono perché un sistema fermo e immobile come è in questo momento genera costi e disoccupazione che, come dire, sarà difficile in qualche modo recuperare, rimettere a sistema. Il problema degli interventi è che parte anche qui da come vorremmo ripartire, cioè quali saranno le condizioni di una ripartenza. Mi immagino e spero che questa crisi, come dire, lasci un solco profondo all'interno delle coscienze. Potrebbe determinare finalmente una concezione nuova e diversa del sistema cultura di un paese. Intanto in termini di investimento, noi abbiamo un problema serio che è quello che questo paese investe poco in cultura e ricerca e quando parlo di questo parlo anche di tutta la ricerca che riguarda il campo scientifico, non solo quello dell'arte.
quindi bisognerà sicuramente riattivare processi di finanziamento adeguati per questi segmenti, perché questo è un paese che sostanzialmente centra il suo futuro esclusivamente su questo. Siamo un paese a vocazione culturale, a vocazione turistica, abbiamo bisogno che gli interventi da parte dello Stato, delle regioni, ma anche quelli che provengono dall'Europa, abbiano senso in un quadro di sviluppo che tenga precise e ferme alcune coordinate. Uno è che bisogna trovare molte risorse. Due, come dicevo prima, bisogna riaprire spazi per la ricerca e che siano spazi finanziati, ma che non necessariamente restituiscono prodotto, anche perché parliamo di un prodotto immateriale, quindi come dire, di qualcosa che è difficile quantizzare in termini chiari con algoritmi e formule matematiche. Noi stiamo parlando di persone che pensano e quindi c'è un tempo del pensiero che deve essere pagato, deve essere in qualche modo riconosciuto. C'è un tempo dell'agire che è un tempo lungo dell'agire, perché le prove non possono essere sempre contingentate in 26 giorni, cioè quello è un limite ormai che ci siamo dati per stare dietro al mercato, ma non è quello il tempo delle prove. Probabilmente c'è bisogno di tempi più lunghi, di una riflessione più articolata nel rapporto tra gli artisti e la produzione. Bisogna uscirne, secondo me, anche con un ordinamento completamente nuovo dal punto di vista legislativo, che appunto azzeri un po' quel principio matematico che regola ormai il flusso dei denari verso gli organismi. Bisogna evitare, secondo me, una guerra di religione tra imprese e lavoratori, che in questo momento, come dire, per fortuna stanno camminando insieme nella rivendicazione di risorse che possano mantenere vivo il sistema. Ma non vorrei che poi tutto questo dopo diventasse una guerra tra chi si è sentito non tutelato e non protetto e individuando nelle aziende la controparte, poiché tra l'altro le aziende di teatro in particolare sono atipiche rispetto al normale mercato. Noi siamo allo stesso tempo datori di lavoro e lavoratori noi stessi all'interno di questo sistema. La conflittualità non serve a nessuno. Al di là del fatto che l'età mi impedisce di farti diventare ministro della cultura in un paese, ormai sono abbastanza avanti, quindi lasciamo spazio ai giovani. Speriamo che vengano appunto giovani capaci di leggere la complessità di questo mondo. Io ho sempre molta paura quando ci sono regole troppo stringenti. Eliminano sempre un pezzo, una parte. Io in questi giorni ho pensato molto all'apologo di Melenio Agrippa, il concetto che il corpo tutto è un insieme che deve armonicamente lavorare perché tutte le parti stiano insieme e siano solide e sane. Per me questo è un concetto fondamentale, cioè non si possono lasciare dietro parti di un sistema. Credo che il DM o comunque tutte le norme che in questo momento articolano il nostro sistema spettacolo hanno dimostrato anche la loro fragilità e la loro insussistenza in alcuni casi, per cui ripartirei dal riguardare il sistema dal punto di vista delle norme, rendendole più agili, più flessibili, con un occhio anche a tutto ciò che in questo momento si è mostrato invisibile e ovviamente dell'approvvigionamento delle risorse. Noi siamo un paese che impegna lo 0,040 del PIL sul sistema cultura. Vuol dire, siamo tornati indietro rispetto addirittura ad anni come gli anni 80 in cui l'impegno era lo 0,085 per esempio. Ci sono paesi che impegnano il 3% del PIL di un paese. Tra l'altro siamo anche una realtà che restituisce invece PIL, cioè noi costituiamo di quel 15% che diciamo l'ambito turistico-culturale, noi siamo abbondantemente sopra il 3-4%, quindi voglio dire restituiamo anche ricchezza a questo paese, non siamo una passività in qualche modo. E l'altra cosa è un principio che metterei a monte di tutto ciò, è che è un vecchio slogan del 68, ma io vengo da quella esperienza,
chi non fa indagini non ha diritto di parola. Io credo che un ministro abbia il compito di sentire tutte le componenti di un sistema, farsi un'idea e evitare questa somma di consiglieri o consigliori che stanno intorno a lui, che spesso, come dire, tirano la giacca da un lato e dall'altro a secondo delle lobby che vogliono sostenere. Quindi avere una visione laica e serena di quello che è il compito di un ministero all'interno di uno Stato. Un problema che stiamo dibattendo proprio in questi giorni su vari tavoli, perché il problema della ripartenza è un problema serissimo. Io credo che innanzitutto la salvaguardia della salute di tutti è un principio da cui dobbiamo partire e che non dobbiamo dimenticare. Io credo che la progressività sia un dato fondamentale, non possiamo partire a 100 riaccendendo la macchina perché rischiamo di bruciare il motore. Bisogna procedere con serietà, bisogna chiedere al governo, e questa è una richiesta forte che dobbiamo fare, di avere un protocollo certo, sicuro, in cui tutti si assumono la loro parte di responsabilità su quelle che saranno le misure da mettere in campo per una riapertura, che non sono solo il distanziamento e i dispositivi di protezione individuale, è qualcosa di più complesso, e ragionare come progressivamente parti di un sistema possono rimettersi in movimento senza creare danno a nessuno. È evidente che noi abbiamo due responsabilità fondamentali per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo. Uno è il pubblico, rispetto al quale dobbiamo avere rispetto, dobbiamo avere cura, perché bisogna far ritornare all'idea che i teatri sono luoghi sicuri, cosa che in questo momento, come dire, non è accreditata. Altro elemento è le maestranze, tutte, cioè dagli attori ai tecnici, noi abbiamo l'obbligo di capire quali sono i protocolli più sicuri per rimetterli insieme in palcoscenico, considerando che il distanziamento per un'arte come quella che facciamo noi è del tutto impossibile. È inevitabile, cioè una crisi come questa non l'abbiamo mai vissuta, quindi il capire che cosa ha generato nella testa delle persone tutto ciò sarà una delle analisi che ci porteremo avanti per un lungo periodo, tenuto conto che tra l'altro il periodo sarà lungo della ripresa, perché il virus non è scomparso, né scomparirà a breve, permane all'interno del sistema della società e bisogna controllarlo e conviverci. Produrrà sicuramente degli scompensi. Uno degli scompensi potrebbe essere quello che, come dire, sarà difficile convincere la gente che si può di nuovo stare insieme e continuare a consumare parti importanti della nostra vita, voglio dire, sia sul piano delle relazioni interpersonali, ma anche di quello che è la fruizione del prodotto culturale. Io credo che l'ipotesi di fare degli esperimenti progressivi sia molto utile, capire se le squadre di calcio, faccio un esempio perché è quello molto legato al nostro fare, potranno riprendere gli allenamenti in sicurezza, potrebbe essere uno di quei momenti in cui possiamo verificare che cosa significa anche questo per il teatro, cioè di come si può rimettere su una compagnia composta da 10-12 elementi e farli vivere insieme in un sistema di sicurezza. Ovviamente stiamo pensando anche a soluzioni futuribili del tipo creare delle residenze ad hoc con un sistema controllato e protetto, che però ovviamente non potrà soddisfare i tanti, sarà ovviamente una soddisfazione per pochi, e quindi anche lì si creano i problemi poi tra serie A, serie B e serie C delle componenti del sistema. Una paura che, come dire, è difficile da controllare. Io credo che come dire, siamo esseri umani, è una delle componenti fondamentali del nostro vivere quotidiano. Se non avessimo paura, molto spesso saremmo degli irresponsabili in alcune azioni, ma probabilmente questa paura ci trattiene dal compiere gesti irresponsabili. Ecco, secondo me la paura è una cosa che dovremo verificare, capirne la portata e capire come
provare a risistemare il tutto e far rivivere di nuovo questo corpo vivo, ripeto, in maniera organica e sistemica. Per quanto riguarda poi invece quello che saranno le produzioni del teatro che guarderanno alla pandemia, certo probabilmente anche il linguaggio cambierà. Immagino che ci saranno autori che vorranno raccontare in qualche modo questi giorni terribili. Io stesso ovviamente nel tempo in cui posso ripensare al mio fare da regista, come dire, cerco di immaginarmi delle possibilità, che però, ripeto, al momento è difficile raccontare e descrivere perché è tutto un divenire continuo. Io direi andiamo progressivamente a capire se possiamo intanto riaprire la parte organizzativa e amministrativa degli spazi e poi capire progressivamente che cosa e come andare a raccontare. Il problema è che alcune cose stanno venendo fuori. C'è stata ieri per esempio la presentazione della piattaforma Agis con una videoconferenza in cui più o meno si è cercato di tracciare una roadmap per la riapertura, ma anche quella al momento presenta zone d'ombra e incertezze che sono dettate dalla non chiarezza sui protocolli, anche perché poi qui c'è un problema anche di natura penale a cui bisogna guardare. Se una disattenzione provoca il rinascere di focolai, voglio dire, alla fine, come dire, ne sei responsabile, dovrai risponderne in qualche modo e quindi anche questo è un problema. Detto questo, ovviamente bisogna comunque immaginare delle soluzioni. Certo, durante il periodo estivo processi di distanziamento del pubblico è la cosa più semplice da attivare. Probabilmente fare qualche monologo o fare qualche concerto di musica che sia estremamente limitato nei componenti forse poi sarà possibile. Fare degli assoli di danza probabilmente sarà un altro elemento possibile. Lavorare, come dire, usando lo streaming, però facendo molta attenzione che questo non diventi uno strumento sostitutivo dello spettacolo dal vivo, può aiutare anche quello. Però sono tutti elementi di passaggio per tornare a quella che dovremmo definire come nuova normalità. Rimettere insieme il sistema produttivo, che ricordo un altro elemento che, come dire, spesso sfugge, è che dietro a tutto ciò c'è un indotto che ha un corpo economico importante. Penso ai laboratori di scenografia, a quelli di costume, al make-up, per il settore cinematografico, a tutto il contorno dei lavoratori, dai runner ai ristoranti che producono il cestino per la pausa pranzo. Cioè, vuol dire, veramente c'è un mondo complesso dietro tutto ciò. Ci sono gli albergatori che, come dire, pure del nostro mestiere in qualche modo vivono, visto che noi nell'ospitare compagnia loro ci rivolgiamo per l'ospitalità. Le fughe in avanti di pensiero sono possibili, ma quelle di tipo operativo bisogna che siano ben ponderate e che abbiano delle ricadute non nocive su chi poi è il nostro punto di riferimento, che è il pubblico, ricordiamocelo. Cioè, soprattutto per lo spettacolo dal vivo il punto di riferimento più alto è il pubblico, quindi bisogna capire come lo dobbiamo mettere in sicurezza e noi stessi riuscire a stare in sicurezza per produrre cose nuove e speriamo un sistema anche rinnovato dal punto di vista organizzativo. Guarda, io in questi giorni diciamo, ho letto abbastanza, però ci sono stati due libri in particolare. Uno l'ho letto per la prima volta perché era legato a un lavoro che dovevo fare, che per il momento è sospeso, Antichi Maestri di Bernard, perché c'è un elemento che mi ha colpito, che secondo me è un elemento di riflessione importante per questo momento. Reger, il protagonista, è uno che passa le sue giornate davanti al quadro del Tintoretto, l'uomo dalla barba bianca, alla ricerca della imperfezione.
Ecco, se questo tempo deve servire a qualcosa o, come dire, sarà servito a qualcosa, è quello di averci concesso, di concederci anche in futuro il tempo dell'osservazione dell'imperfetto, cioè di tutto, del gesto anche nell'opera d'arte imperfetto, che non la fa diventare opera standardizzata, ma oggetto d'analisi da parte dello spettatore. Però richiede tempo, richiede quello che dicevo all'inizio, ricerca, pazienza, attenzione. E ancora una volta il tempo ritorna a essere una categoria fondamentale. L'altro libro che ho letto, perché lo volevo rileggere per una serie di suggestioni mie personali, è Anime morte di Gogol, dove anche lì, come dire, l'ho legato un po' alla situazione che stiamo vivendo. Chissà, e mi auguro di no, che non ci sia dopo qualcuno pronto a comprare le anime morte, cioè quelli che di noi non ce la faranno, e che questo mercato non si apra, non ci sia la produzione di un genere di persone defunte che devono essere acquistate a basso costo. Questi sono due elementi di suggestione e di riflessione. Io mi auguro che tutti quanti ce la faremo, anche se ormai anche questo slogan è diventato abusato. Mi auguro veramente che tutti abbiano la possibilità di riprendere le loro attività da quelli che fanno il lavoro sporco quotidiano, che può essere quello dei supermercati aperti per fornirci il mangiare, o a quello straordinario che hanno fatto gli infermieri e i medici in questo periodo, a quello di noi attori che, come dire, curiamo in qualche modo la mente e il bene delle persone.